Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Sono felicissima di avervi qui oggi, pronti per un'altra avventura creativa. Se siete nuovi da queste parti, un caloroso benvenuto speciale. Spero vi piaccia quello che facciamo e che decidiate di unirvi alla nostra community, premendo quel pulsante rosso iscriviti proprio qui sotto. Non dimenticate di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi video e non vi perderete nemmeno un progetto. Oggi siamo davvero entusiasti di mostrarvi qualcosa di speciale, qualcosa che unisce la passione per il design di gioielli alla bellezza del legno lavorato a mano. Avete presente quando vi capita di trovare un'idea che vi ossessiona, che non vi lascia in pace finché non la realizzate? Ecco, è proprio quello che è successo a noi. Burak, che è un falegname incredibile, ha sempre avuto una passione per il legno, per la sua texture, il suo profumo, le sue venature uniche. E io, Neslian, amo i gioielli. Amo la loro capacità di esprimere la personalità, di aggiungere un tocco speciale a un outfit, di raccontare una storia. Un giorno, ci siamo guardati e ci siamo detti, perché non unire queste due passioni? Così è nato il nostro primo gioiello handmade, realizzato interamente nella falegnameria di casa nostra. Un progetto nato dalla collaborazione, dalla sperimentazione, dalla voglia di creare qualcosa di unico e speciale. Ma prima di mostrarvi il risultato finale, volevo raccontarvi un po' di più del processo creativo, delle sfide che abbiamo incontrato e delle tecniche che abbiamo utilizzato. Perché, credetemi, non è stato tutto rose e fiori. Ci sono stati momenti di frustrazione, di dubbi, di forse è meglio lasciar perdere. Ma la passione ha sempre avuto la meglio. Innanzitutto, la scelta del legno. Volevamo un legno che fosse bello da vedere, ma anche facile da lavorare e resistente. Abbiamo optato per il noce, con le sue venature calde e profonde, e per il ciliegio, per il suo colore rosato e la sua eleganza. Abbiamo cercato pezzi di legno che avessero già una storia da raccontare, che fossero unici e irripetibili. Non volevamo un legno perfetto, immacolato. Volevamo qualcosa che portasse i segni del tempo, che avesse vissuto, che avesse una sua identità. Abbiamo visitato diverse segherie, scavalcato pile di legname, toccato e annusato ogni singolo pezzo. Cercavamo quel qualcosa di speciale, quell'intuizione che ci dicesse, questo è quello giusto. E alla fine, l'abbiamo trovato. Un pezzo di noce con una venatura a spirale che sembrava danzare, un pezzo di ciliegio con una tonalità così intensa da sembrare quasi rubino. Poi, la fase di progettazione. Abbiamo fatto schizzi, disegni, modelli in cartone, cercando di trovare la forma perfetta, quella che esaltasse la bellezza del legno e che si adattasse al concetto di gioiello che avevamo in mente. Volevamo creare qualcosa di minimalista, elegante, ma allo stesso tempo originale e distintivo. Abbiamo passato notti insonni a discutere, a provare, a modificare. Abbiamo riempito quaderni interi di idee, di schizzi, di appunti. Ci siamo ispirati alla natura, alle forme organiche, all'arte contemporanea. Abbiamo cercato di tradurre le nostre emozioni in un oggetto tangibile, in qualcosa che potesse essere indossato e ammirato. Volevamo che il nostro gioiello non fosse solo un accessorio, ma un'opera d'arte in miniatura. Un oggetto che parlasse, che raccontasse una storia, che esprimesse la nostra personalità. Una volta definita la forma, Burak si è messo al lavoro in falegnameria. Ha tagliato, levigato, modellato il legno con una cura maniacale, utilizzando strumenti tradizionali e tecniche artigianali. Ha passato ore a lavorare su ogni singolo pezzo, cercando di ottenere la perfezione. E io, nel frattempo, lo osservavo, ammirando la sua abilità e la sua passione. La falegnameria è il suo regno, il luogo dove si sente a casa, dove la magia del legno prende vita. Burak è un artista, un maestro nell'arte di trasformare un pezzo di legno grezzo in qualcosa di prezioso. Ogni gesto è preciso, calcolato, frutto di anni di esperienza. La sua conoscenza del legno è enciclopedica, sa riconoscere ogni specie, ogni venatura, ogni caratteristica. E sa come lavorarlo al meglio, rispettandone la natura e valorizzandone la bellezza. La parte più difficile è stata sicuramente l'assemblaggio. Dovevamo unire i pezzi di legno in modo preciso e sicuro, senza danneggiarli. Abbiamo utilizzato colla speciale per legno e piccoli chiodini, cercando di nascondere il più possibile i punti di giunzione. È stato un lavoro di pazienza e precisione, ma alla fine siamo riusciti a ottenere un risultato impeccabile. La colla per legno è un elemento fondamentale, deve essere resistente ma invisibile, capace di tenere insieme le parti senza alterare l'aspetto del gioiello.
Abbiamo testato diverse marche, diverse formulazioni, cercando quella che meglio si adattasse alle nostre esigenze. I chiodini, invece, sono stati un ultima risorsa, un'assicurazione in più per garantire la solidità dell'assemblaggio. Ma li abbiamo utilizzati con parsimonia, con la consapevolezza che ogni segno lasciato sulla superficie del legno avrebbe compromesso l'estetica del gioiello. Una volta assemblato il gioiello, era il momento della finitura. Abbiamo applicato diverse mani di olio naturale per proteggere il legno e per esaltarne la bellezza. Abbiamo levigato la superficie con carta vetrata finissima, per renderla liscia e setosa al tatto. E poi, abbiamo lucidato il gioiello con un panno di cotone, per farlo brillare come una gemma preziosa. La finitura è un passaggio cruciale, è quello che conferisce al gioiello il suo aspetto finale, la sua lucentezza, la sua piacevolezza al tatto. L'olio naturale nutre il legno, lo protegge dall'umidità e dagli agenti esterni, e ne esalta le venature e i colori. La levigatura è un'arte a sé stante, richiede pazienza, precisione e una mano ferma. Bisogna eliminare ogni imperfezione, ogni asperità, fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e uniforme. E infine, la lucidatura, il tocco finale che dona al gioiello la sua lucentezza, la sua luminosità, il suo fascino irresistibile. Infine, la parte che preferisco, l'aggiunta degli elementi decorativi. Abbiamo utilizzato piccoli inserti in ottone, per dare un tocco di luce e di eleganza al gioiello. Abbiamo applicato cera d'api naturale, per proteggere il metallo e per mantenerlo brillante nel tempo. E poi, abbiamo aggiunto un cordino in cuoio naturale, per rendere il gioiello indossabile. Gli inserti in ottone sono come piccoli gioielli nel gioiello, punti luce che catturano lo sguardo e aggiungono un tocco di raffinatezza. La cera d'api protegge l'ottone dall'ossidazione e ne preserva la lucentezza nel tempo. E il cordino in cuoio naturale è l'elemento che completa il gioiello, che lo rende indossabile e che gli conferisce un tocco di rusticità e di autenticità. E ora, finalmente, posso mostrarvi il risultato finale. Ed ecco a voi, il nostro primo gioiello handmade, realizzato con amore nella falegnameria di casa. È un pendente in legno di noce e ciliegio, con inserti in ottone e cordino in cuoio naturale. Un gioiello semplice, elegante, ma allo stesso tempo originale e distintivo. Un gioiello che racconta una storia, la storia della nostra passione per il legno e per il design. Guardate come le venature del noce e del ciliegio si intrecciano, creando un disegno unico e irripetibile. Toccate la superficie liscia e setosa del legno, sentite la sua calda vibrazione. Ammirate la lucentezza degli inserti in ottone, il loro scintillio delicato. E respirate il profumo del cuoio naturale, il suo aroma intenso e avvolgente. Spero che vi piaccia tanto quanto piace a noi. Per noi, questo gioiello rappresenta molto più di un semplice accessorio. Rappresenta la realizzazione di un sogno, la concretizzazione di un'idea, la testimonianza della nostra collaborazione e della nostra passione. Ogni volta che lo guardo, rivedo le ore passate in falegnameria, il profumo del legno, il rumore degli strumenti, il sorriso di Burak. Rivivo la nostra gioia, la nostra fatica, la nostra soddisfazione. Questo gioiello è una parte di noi, è un pezzo della nostra anima. E sapete cosa? Questo è solo l'inizio. Abbiamo già tante altre idee in mente, tanti altri progetti da realizzare. Vogliamo continuare a sperimentare, a creare, a innovare, utilizzando il legno come materia prima e la nostra creatività come motore. Abbiamo pensato a orecchini, bracciali, anelli, tutti realizzati con lo stesso amore, la stessa cura, la stessa passione. Vogliamo utilizzare legni diversi, tecniche diverse, elementi decorativi diversi. Vogliamo creare gioielli unici, originali, che parlino al cuore delle persone. Volevamo anche parlarvi delle sfide che abbiamo incontrato lungo il percorso. Non è stato tutto facile, ve lo assicuro. Uno dei problemi principali è stato trovare il giusto equilibrio tra la robustezza del legno e la delicatezza del gioiello. Dovevamo assicurarci che il gioiello fosse resistente all'usura, ma allo stesso tempo leggero e confortevole da indossare. Il legno, per quanto bello, è un materiale vivo, soggetto a variazioni di temperatura e di umidità. Bisognava trovare un modo per proteggerlo, per evitare che si deformasse o si crepasse. Abbiamo studiato a fondo le proprietà del legno, abbiamo consultato esperti, abbiamo fatto numerosi test. E alla fine, abbiamo trovato la soluzione giusta. Un trattamento protettivo a base di olio naturale che preserva la bellezza del legno senza alterarne la naturalezza.
Un'altra sfida è stata lavorare con il legno in spazi così piccoli. Richiedeva una grande precisione e una grande attenzione ai dettagli. Bastava un piccolo errore per compromettere l'intero progetto. La lavorazione del legno richiede abilità, pazienza e una mano ferma. Bisogna saper tagliare, levigare, modellare con precisione millimetrica. Un piccolo errore può rovinare l'intero pezzo, costringendoti a ricominciare da capo. Ma Burak è un maestro in questo. La sua esperienza e la sua abilità gli permettono di superare ogni difficoltà. Ma nonostante le difficoltà, siamo riusciti a superare ogni ostacolo grazie alla nostra passione e alla nostra determinazione. Abbiamo imparato tanto da questo progetto e siamo pronti ad affrontare nuove sfide con ancora più entusiasmo. Abbiamo imparato a lavorare insieme, a condividere idee e competenze, a superare i momenti di frustrazione. Abbiamo imparato che la collaborazione è fondamentale per raggiungere grandi risultati. E abbiamo imparato che la passione è il motore che ci spinge ad andare avanti, anche quando le difficoltà sembrano insormontabili. Un'altra cosa importante che volevo condividere con voi è l'importanza di utilizzare materiali naturali e sostenibili. Siamo convinti che sia fondamentale rispettare l'ambiente e utilizzare risorse rinnovabili. Per questo motivo, abbiamo scelto di utilizzare legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e olio naturale per la finitura. Vogliamo contribuire a proteggere il nostro pianeta, a preservare le risorse naturali per le future generazioni. Crediamo che sia importante fare scelte consapevoli, anche quando si tratta di creare gioielli. Crediamo che sia possibile creare gioielli belli e di alta qualità senza danneggiare il pianeta. Anzi, pensiamo che l'utilizzo di materiali naturali aggiunga un valore speciale al gioiello, rendendolo ancora più unico e prezioso. Un gioiello realizzato con materiali sostenibili è un gioiello che racconta una storia, la storia del nostro impegno per l'ambiente, del nostro rispetto per la natura. Questo progetto ci ha insegnato tantissime cose. Ci ha insegnato l'importanza della collaborazione, della pazienza, della perseveranza. Ci ha insegnato che con la passione e la determinazione si possono realizzare grandi cose. Ci ha insegnato che la creatività non ha limiti e che il legno è un materiale meraviglioso, capace di esprimere bellezza, eleganza e autenticità. E soprattutto, ci ha insegnato che la creatività non ha limiti. Basta avere un'idea, un po' di coraggio e tanta voglia di fare. Non importa se non siete esperti, se non avete gli strumenti giusti, se non sapete da dove cominciare. L'importante è avere la passione e la determinazione per realizzare i vostri sogni. E non abbiate paura di sperimentare, di provare, di sbagliare. L'errore è un'opportunità per imparare e per migliorare. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia ispirato a seguire le vostre passioni. Spero che abbiate apprezzato il nostro progetto, la nostra storia, il nostro impegno. Ricapitolando, oggi vi abbiamo mostrato il nostro primo gioiello handmade, realizzato con amore nella falegnameria di casa. Vi abbiamo raccontato del processo creativo, delle sfide che abbiamo incontrato e delle tecniche che abbiamo utilizzato. E vi abbiamo invitato a seguire le vostre passioni e a non aver paura di sperimentare. Vi abbiamo parlato dell'importanza di utilizzare materiali naturali e sostenibili e vi abbiamo mostrato come la creatività non ha limiti. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato qualche spunto interessante. Grazie per il vostro supporto, per i vostri commenti, per la vostra fiducia. Ora tocca a voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate del nostro gioiello. Vi piace? Lo indossereste? Avete qualche suggerimento o consiglio da darci? Siamo curiosi di conoscere la vostra opinione. Diteci cosa vi ha colpito di più, cosa vi ha emozionato, cosa vi ha ispirato. Siamo ansiosi di leggere i vostri commenti. E se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i prossimi video. Il vostro mi piace è un segno di apprezzamento per il nostro lavoro e ci spinge a continuare a creare contenuti sempre migliori. La vostra condivisione ci aiuta a raggiungere un pubblico più ampio e a far conoscere la nostra passione per il legno e per il design. E la vostra iscrizione al nostro canale ci permette di rimanere in contatto con voi e di tenervi aggiornati sui nostri prossimi progetti. Premete il pulsante mi piace, condividete questo video con i vostri amici e familiari, e soprattutto, iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati sui nostri prossimi progetti e avventure creative. Non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Grazie ancora per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video.
A presto. Un abbraccio a tutti.